Generalmente le persone vogliono passare il weekend in dei posti comodi dove si stia bene, dove ci si possa rilassare. Invece, non so per quale motivo, Gugli è ancora all'interno del pozzo. Salve. Eccomi qua. Avevamo sperato di farmi uscire nello scorso video, ma a quanto pare è infattibile. No, beh, si vede che vuoi passare lì dentro il weekend, ma prima di passare il weekend facciamo un video che riguardi la Premier League dopo la sigla. Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video di Storia. Come anticipato, parliamo di Premier League e andiamo a vedere quelli che sono i giocatori migliori di questo inizio di campionato insieme al nostro Gugli che viene immediatamente buttato in basso a destra nella nostra schermata. Eccoti qua, lì, sei lì, salve. Per il prossimo puoi mettermi in alto a sinistra, così, giusto No, per cambiare un po'. ti Vabbè, lascio lì. allora nulla, ci ho provato. Ti lascio lì, guardati le aste intanto. Belle. Prima Vorrei un Sebastian Ring. un Sebastian Ring, beh, ci può stare. Vuoi partire prima col portiere oppure vuoi fare un altro ruolo? Per questa top 5, anzi, sì, top 5 Premier League, sono i migliori 5 nei vari ruoli. Con cosa vuoi partire? Partiamo col portiere. Ah, vuoi partire col portiere? Grandissima fantasia. Partiamo con lui. Attenzione, questi sono i punteggi, gioca nel Tottenham e anche nella nazionale italiana, veramente difficile indovinare il giocatore. È sempre lui, Sono io. Guglielmone Vicario, sei tu. Sono io. Ecco Alla perché te lo sei grande. scelto. Esatto. 903 euro la rossa, 78 euro la gialla, ma anzi il floor, sì no, il floor è 78 euro, ha avuto un tracollo ultimamente, anche nei voti, perché il Tottenham, vabbè, ha avuto una partita non semplicissima con l'Arsenal, finita 2-2, con lo Sheffield ha vinto ma hanno preso un gol, e poi ci sono l'inizio di campionato invece che è andato molto bene, con anche la vittoria col Manchester United. Comunque, forse in termini assoluti non è quello con il voto migliore, ma come avevamo detto anche nel video della Serie A, mettiamo i giocatori che secondo noi hanno fatto meglio e che possono continuare a fare bene o che comunque hanno un potenziale, cioè quelli a cui noi personalmente diamo il premio di migliori per l'inizio di Sì. stagione su Soreiro, ovviamente non nel calcio reale, anche se Vicario forse anche nel calcio reale può essere considerato tra i migliori, no? Potrebbe anche giocare in nazionale titolare, secondo me. In questo momento, visto il periodo, anche se Donnarumma sembra inizia a riprendersi, attenzione. Ha iniziato una ripresa È stata una incredibile. piccola ripresina. Io vi ricordo sempre la possibilità di iscrivervi al canale. Perché sono iscritto? Perché sì, perché potete andare qua sopra e poi attivare la campanella per avere tutti, diciamo, gli avvisi di quando escono i video tutti i giorni alle 12 tranne il sabato, e poi potete andare anche a lasciare like al video qua in basso, tac, schiacciate sul tastino e vi leggete anche la descrizione se vi interessano i vari link, tra cui il Telegram, la possibilità di iscriversi alla piattaforma, avere una carta in omaggio dopo 5 acquisti in asta e tutto il resto. Potete anche seguirci su Twitch tutti i giorni alle 2, tranne il weekend, che come al solito, come dico sempre, Gugli si riposa. Sì, Confermi? no, io il weekend vado in letargo. Non è andato in letargo però lui, questo difensore, se faccio vedere i voti, non so se è facile da beccare, se sia Lui è facile da scarso. beccare. Lui è scarso. Però beh, abbiamo un po' di dati, gioca nella nazionale danese, gioca nel Crystal Palace, non è che ce ne siano tantissimi di danesi nel Ah Crystal no, no. Palace, difensori, quanti ce ne saranno? Lui, Beh, Andersen, che sta Joachim. facendo i buchi. Gioacchino. Crystal Palace, che è una squadra che abbiamo segnalato qualche settimana Eh, fa, credo. sì, sì, nel nostro video della Premier che avevamo messo un paio di giocatori del Crystal Palace. Sì, perché comunque è una squadra economica con portiere economico. 18° difensore Andersen, direi che era d'obbligo inserirlo, si poteva mettere anche altri, ma magari anche con nomi più altisonanti, ma lui vince il nostro premio in questo caso. Vuoi aggiungere Esatto. qualcosa? È il tuo Nulla pupillo. da aggiungere, è un pupilloide, basta, lo Bella lascio lì. comunque la maglia del Crystal Palace, mi piace. Lo stavo pensando di comprare. Sì, mi manca nella collezione. Adesso andiamo con i due James di centrocampo. James e James. James e James, partiamo con il primo. Voti bassi. Sì, scarso. Voti Tra l'altro molto... non mi aspettavo facesse così bene anche col cambio alla pre, cioè, ovviamente era un giocatore che ha già giocato in Premier, però non è mai facile entrare in una squadra nuova. Sta facendo meglio rispetto al Southampton. Ovviamente Esatto. stiamo parlando di Ward Prowse. Mio pupillo questo.
Questo è il mio pupillo del calcio vero. E vabbè, su Sorare devastante, non abbiamo neanche il floor, nessuno lo vuole più vendere, costava sui 550 euro la rara, sui 60, adesso costa sui 70 euro la limited. Giocatore da avere assolutamente, se volete fare una squadra Premier League non si può non avere lui all'interno della squadra. Praticamente un uomo al comando del West Ham, ma anche, come vediamo, un uomo al comando della piattaforma, perché è nono giocatore overall e terzo centrocampista del gioco, quindi Scarso. indispensabile. Tra l'altro, secondo me, non è neanche così costoso, visti i No, voti. veramente basso. E considerando che è in Premier League. Incredibile. E poi abbiamo l'altro James, che anche lui ha cambiato squadra di cui Sì. abbiamo già parlato. Ovviamente parliamo sempre del Tottenham, che ha avuto un inizio di campionato importante, e trascinati anche da lui, ovvero Sì. Maddison, alla Numero nuova 10 tra esperienza. l'altro. Numero 10, sta facendo molto molto bene. Secondo me probabilmente uno dei migliori di questo Tottenham, se non il migliore, il numero 10. Alla grande. Gioca anche in nazionale. Vabbè, ha avuto anche lui un impatto incredibile nella nuova squadra, perché comunque la sua è finita in Championship, il Leicester, la sua ex squadra è finita in Championship, si trasferisce al Tottenham e al Tottenham sta facendo benissimo. Al primo Esatto. posto, chi potrebbe mai esserci In attacco. in Premier League? Qualcuno, Giocatore scarso. no, qualcuno potrebbe pensare ovviamente al buon norvegese, ma non è lui. Non è lui in attacco, c'è l'altro che doveva anche andarsene dal campionato teoricamente, sembrava che fosse tutto fatto per il suo approdo in Saudi League, invece è rimasto in Premier e resta comunque su Sorare, il giocatore più forte in attacco, ovvero Mohamed Salah, che o fa assist o segna, però guardate da quante partite fa un decisive, cioè non ha senso. Scarso. Non ha veramente senso. Sono Proprio 1, scarso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partite di seguito che fa un Poi ha decisive fatto questo una giocatore. pausetta, poi ha fatto una pausetta e era iniziato. Sì, comunque ogni tanto si concede delle pause di 2-3 partite se capita, però Sì, dove fa poi 20 di ali. sì. Vabbè, non c'è molto da aggiungere su di lui. Il valore lo sapete tutti. Su Sorere è confermata questa sua, come dire, dominanza, predominanza. Vabbè, avete capito. È fuori di testa, 800 euro la rara, un po' costosina, 120 euro la limited. E la cosa che fa un po' ridere è che comunque, nonostante questi voti, è sotto a War Pros nella classifica overall dei giocatori di Sorare. Quindi diciamo che il giocatore più forte di quelli che abbiamo visto, in realtà su Sorare, per la classifica di Sorare Data, che prende ovviamente in considerazione l'L15, è War Pros. Sì. E poi Sì, subito sì. dopo Salah. Gente scarsa. Detto questo, come sempre, esortiamo di mettere nei commenti, perché ne abbiamo visti tanti di idee Ah di sì. video che avete, ne faremo alcune di quelle che ci avete proposto. Non sono consigli, lo lascio dire a lei. Non sono consigli finanziari, ovviamente, lo dobbiamo dire per forza, perché poi altrimenti qualcuno pensa che abbiamo la possibilità di far fare soldi a tutti, e invece no. Sono sempre video di appassionati di questa piattaforma verso altri appassionati, e quindi poi fate ovviamente le vostre valutazioni su acquisti e strategie da utilizzare, perché non abbiamo la verità in tasca. Sfortunatamente, peccato. Sarebbe stato bello invece avere la verità in tasca. Tu ce l'hai? No, non c'è, tu sei in un pozzo. Cosa vuoi Io avere? no, sono in pozzo, che verità c'ho. Cioè, uno in un pozzo può avere una verità. Dai, su. Arrivederci al prossimo video, buon anno. Arrivederci, arrivederci. Resti lì, Gugli, non scappi.